per realizzare questa sciarpa ho utilizzato il libro di Hitomi Shida ed esattamente il 250, da cui ho appunto estrapolato il motivo che ha dato vita appunto alla sciarpa. Allora, è un motivo che io vi avevo già spiegato precedentemente, quindi se volete potete andare a recuperarlo, vi lascio qui sopra il link, ma comunque in ogni caso andremo a farlo insieme. Allora, la sciarpa di per sé è abbastanza semplice da realizzare, nel senso che una volta che abbiamo il motivo alla fine della sciarpa è sempre solo quello. Come vedete è un motivo bellissimo. E non è complicato, nel senso che appunto andiamo a fare il motivo e lo ripetiamo fino all'altezza della sciarpa che vogliamo fare. All'inizio ho realizzato diciamo 4 ferri di maglia legaccio e ai bordini ho semplicemente utilizzato della maglia legaccio e per fare appunto questa sorta di stacco ho semplicemente saltato una maglia sul ferro davanti e sul ferro dietro l'ho lavorata a rovescio. Questa è la mia sciarpa, vi do le misure. Allora, in larghezza misura praticamente 25 centimetri, mentre in altezza, adesso chiaramente qui non ve lo posso fare tutto, però misura 162 centimetri. Allora, per questa sciarpa ho utilizzato 4 gomitoli, diciamo, 4 gomitoli è qualcosa perché il quinto l'ho iniziato, quindi per sicurezza se utilizzate il mio stesso filato andate a recuperarvi 5 gomitoli, se no vi regolate. Adesso vi do le indicazioni del gomitolo, così vi potete comunque regolare, perché non c'è bisogno che utilizzate per forza i miei gomitoli, cioè il mio stesso filato, potete tranquillamente utilizzare un vostro filato e crearvela per i fatti vostri. Allora, l'importante è che capiate il meccanismo, come dico sempre. Allora, il filato che io ho utilizzato si chiama Milk Cotton e l'ho preso dal sito di AliExpress e l'ho acquistata qualche anno fa. Ce l'avevo e quindi per farla fuori in qualche modo ho deciso di utilizzarla per questa sciarpa. Il numero, perché è un verde militare, e il numero è il numero 31. È un filato sottile, quindi possiamo utilizzarlo con i ferri sia del 2,5 che del 3. Io in questo caso ho utilizzato il 3,5. Pesa 50 grammi ed è all'incirca 120 metri. Allora, io sotto al video vi lascerò diciamo, uno dei negozi da cui l'ho acquistato, ma se volete acquistarlo sempre su AliExpress potete farvi un giro e vedere dove vi conviene di più acquistarla. È una lana abbastanza morbida, tiene caldo, nonostante non sia, tra virgolette, presa in Italia, però è una buona lana. Chiaramente, ripeto, se non avete questo filato potete acquistare qualsiasi tipo di filato, più o meno per regolarvi. Vi indico appunto che questo gomitolo è di circa 120 metri, io ne ho utilizzati praticamente 4,5, quindi andate più o meno a farvi i calcoli e vedete. Poi dipende chiaramente dalla vostra
diciamo, da come decidete di fare la sciarpa. Ad esempio io l'ho fatta classica, quindi diciamo che per classico intendiamo 25 centimetri per circa 1,50 m, 1,60 m. Come vi ho detto, la mia è 1,62 m, ma se volete potete farla più larga e anche più lunga. Dipende ovviamente da come decidete di utilizzarla. A me serviva classica perché è un regalo che devo fare a Natale e la persona che andrà ad utilizzarla ovviamente è una persona di una certa età e quindi non utilizza questi grandi sciarponi che ovviamente possono utilizzare le ragazze. Chiaramente poi dipende sempre dai gusti, nel senso che non è detto che una persona di una certa età non possa utilizzare ovviamente un grande sciarpone. Detto questo, partiamo. Allora, per la sciarpa non ci sono grandi cose da utilizzare. Avremo bisogno appunto di un filato, di alcuni marcatori, perché ovviamente ci serviranno per realizzare la sciarpa in modo tale da non confonderci, dei ferri, io in questo caso appunto utilizzo i ferri del 3,5, non si nota, ecco, e poi ovviamente il nostro metro. E chiaramente ci servirà poi un filo, cioè un ago come questo, che appunto servirà per nascondere i fili. Se ovviamente avete delle difficoltà, potete anche utilizzare un segnapunti come questo per segnarvi ovviamente i giri dei ferri. Ma, come dico sempre, armatevi di carta e penna e fate prima. Andiamo adesso a vedere come si realizza. Con i ferri del 3,5 ho montato sul ferro un totale di 64 maglie. Partiamo dal primo ferro in questo modo. Lavoriamo tutte le maglie a rovescio. Fino alla fine del ferro. Secondo ferro, tutte le maglie a rovescio. Fino alla fine del ferro. Terzo ferro, tutte le maglie a rovescio. Fino alla fine del ferro. Quarto ferro, di nuovo tutte le maglie a rovescio. Fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora, abbiamo terminato praticamente il bordino, quindi abbiamo creato 4 ferri fondamentalmente di maglia legaccio. Adesso andiamo a suddividere il lavoro in questo modo. Andremo a fare 4 maglie a destra e a sinistra, ci serviranno praticamente per creare il bordino della sciarpa. Dopodiché iniziamo direttamente a creare il motivo vero e proprio. Il motivo, se volete andare a vedervelo, lo potete vedere in un mio video che avevo già creato, vi lascio qui sopra il link, altrimenti andiamo a crearlo ovviamente insieme. Il motivo è fondamentalmente si basa su 18 maglie più 2, io andrò a fare 3 motivi, quindi andremo a fare 18 per 3 più 2. Iniziamo. Allora, lavoriamo
3 rovesci, quindi 1, 2 e 3. Questa maglia, cioè la quarta, la passiamo con il ferro di destra all'interno, in questo modo, quindi da dietro e non da davanti, ma da dietro, la passiamo semplicemente senza lavorare. Posiziono il marcatore e parto con il primo ferro, ovviamente, del mio motivo. Quindi andrò a fare 2 rovesci, posiziono il marcatore e vado a lavorare un gettato, un diritto, 2 rovesci, 1 e 2, 2 diritti, 2 maglie insieme a diritto, 2 rovesci, una diminuzione semplice, sposto una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoro a diritto la seconda maglia e accavallo la prima sopra la seconda. 2 diritti, 2 rovesci, un diritto, un gettato, 2 rovesci, 1 e 2. Marcatore. Vado a ripetere questo motivo. Le ultime 4 maglie del bordino, vado a mettere ovviamente il marcatore, passo la prima maglia senza lavorare e le 3 maglie che avanzano le lavoro a rovescio. Secondo ferro. Le 4 maglie del bordino sul rovescio del lavoro andranno a essere lavorate tutte a rovescio, quindi 4 rovesci. Passo il marker, vado a lavorare il motivo, quindi il secondo ferro del motivo, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 3 rovesci, 1, 2, 3, 2 diritti, 3 rovesci, 1, 2, 3, 2 diritti, 2 rovesci, 1 e 2. Ripetiamo questo motivo, chiudo il ferro con 2 diritti e il vivagno, diciamo, lavoriamo 4 maglie a rovescio, quindi allora, da questo momento in poi continuiamo con il motivo, quindi al terzo ferro, ricordandoci che queste 4 maglie vanno lavorate sempre identiche, quindi 3 rovesci e una maglia la passiamo e dopodiché iniziamo il motivo. Quindi terzo ferro, quindi 3 rovesci, una maglia la passiamo senza lavorare. Il motivo è formato da 2 rovesci, vado adesso a ripetere il motivo centrale, un diritto, un gettato, un diritto, 2 rovesci, 1 e 2, un diritto, 2 maglie insieme a diritto, 2 rovesci, una diminuzione semplice, un diritto, 2 rovesci, un diritto, un gettato, un diritto, 2 rovesci, 1 e 2. Ripetiamo questo motivo, chiudiamo con passo una maglia e 3 rovesci. Quarto ferro,
lavoriamo tutte le maglie al rovescio, due diritti, 3 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 3 rovesci, 1, 2 e 3. Ripetiamo questo motivo, chiudo il ferro con 2 diritti e 4 rovesci di vivagno, quindi 1, 2, 3 e 4. Quinto ferro, lavoriamo 3 rovesci, quindi 1, 2, 3, passo una maglia senza lavorare, il motivo è formato da 2 rovesci, vado adesso a ripetere il motivo principale, 2 diritti, un gettato, un diritto, 2 rovesci, 1 e 2, 2 maglie insieme a diritto, 2 rovesci, una diminuzione semplice, 2 rovesci, un diritto, un gettato, 2 diritti, 2 rovesci. Ripetiamo questo motivo, le ultime 4 maglie, passo una maglia senza lavorare, 3 rovesci. Sesto ferro, lavoriamo 4 maglie al rovescio, il motivo è formato da 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, 2 diritti e un rovescio, 2 diritti e un rovescio, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. Ripetiamo questo motivo, chiudo il ferro con 2 diritti e le 4 maglie di vivagno al rovescio. Settimo ferro, 4 rovesci di vivagno, cioè scusate 3 e una maglia la passiamo, quindi 3 rovesci e una la passiamo. Lavoriamo 2 rovesci e andiamo a ripetere il motivo centrale, 3 diritti, 1, 2, 3, un gettato, un diritto, un rovescio, 2 maglie insieme a diritto, 2 rovesci, una diminuzione semplice, un rovescio, un diritto, un gettato, 3 diritti, 1, 2, 3, 2 rovesci. Ripetiamo questo motivo, chiudo con una maglia la passiamo e 3 rovesci. Ottavo ferro, lavoriamo 4 rovesci, il motivo è formato da 2 diritti, 5 rovesci, 1, 2, 3, 4 e 5, un diritto,
un rovescio, 2 diritti, 1 e 2, un rovescio, un diritto, 5 rovesci, 1, 2, 3, 4 e 5. Ripetiamo questo motivo, chiudo il motivo con 2 diritti e il vivagno lavoriamo 4 maglie a rovescio. Nono ferro, allora lavoriamo 4 rovesci, anzi 3 rovesci e una maglia la passiamo. Il motivo è formato da 2 rovesci, vado a ripetere il motivo centrale, 4 diritti, 1, 2, 3, 4, un gettato, un diritto, 2 maglie insieme a diritto, 2 rovesci, una diminuzione semplice, un diritto, un gettato, 4 diritti, 1, 2, 3, 4, 2 rovesci, 1 e 2. Ripetiamo questo motivo, il vivagno lo chiudiamo con una maglia bassa e 3 rovesci. Decimo ferro, 4 rovesci, vado a lavorare il motivo principale, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, un diritto, 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, un diritto, 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. Ripetiamo questo motivo, chiudo con 2 diritti e il motivo finale con 4 rovesci. 11° ferro, lavoriamo 3 rovesci, una maglia la passiamo, il motivo è formato da 2 rovesci, andiamo a ripetere il motivo centrale, spostiamo 2 maglie sul ferro ausiliario, davanti al lavoro lavoriamo 2 diritti, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto, 1 e 2, un rovescio, un gettato, 2 maglie insieme a diritto, 2 rovesci, una diminuzione semplice, un gettato, un rovescio. Sposto 2 maglie sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoro 2 diritti, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto, 2 rovesci, 1 e 2. Ripetiamo questo motivo, passo una maglia e 3 rovesci. 12° ferro, 4 rovesci, vado a ripetere il motivo centrale, 2 diritti,
4 rovesci, 1, 2, 3, 4, 2 diritti, un rovescio, 2 diritti, un rovescio, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4. Ripetiamo questo motivo, termino con 2 diritti e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. 13° ferro, 3 rovesci e una maglia la passiamo. Andiamo a lavorare 2 rovesci del motivo e vado a ripetere il motivo centrale. 4 diritti, 1, 2, 3, 4. 2 rovesci, un diritto, 2 rovesci, un diritto, 2 rovesci, 4 diritti, 1, 2, 3, 4, 2 rovesci. Ripetiamo questo motivo, passo una maglia senza lavorare, 3 rovesci. 14° ferro, 4 rovesci, vado a lavorare il motivo centrale, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, 2 diritti, un rovescio, 2 diritti, un rovescio, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4. Ripetiamo questo motivo, chiudo con 2 diritti e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. 15° ferro, 3 rovesci e una maglia la passiamo, 2 rovesci, vado adesso a ripetere il motivo centrale, passo 2 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro 2 diritti, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. 2 rovesci e un diritto, 2 rovesci e un diritto, 2 rovesci, sposto 2 maglie sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoro 2 diritti, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto, 1 e 2, 2 rovesci. Ripetiamo questo motivo, passo una maglia e 3 rovesci. 16° ferro, 4 rovesci, vado a lavorare il motivo centrale, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3,
4, 2 diritti, un rovescio, 2 diritti, un rovescio, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. Ripetiamo questo motivo, chiudo con 2 diritti e 4 rovesci. 17° ferro, 3 rovesci, passo una maglia senza lavorare, lavoro 2 rovesci del motivo, vado a ripetere il motivo centrale, una diminuzione semplice, 2 diritti, 2 rovesci, un diritto, un gettato, 2 rovesci, un gettato, un diritto, 2 rovesci, 2 diritti, 2 maglie insieme a diritto, 2 rovesci. Ripetiamo questo motivo, passo una maglia senza lavorare, 3 rovesci. 18° ferro, 4 rovesci, due diritti, 3 rovesci, 1, 2, 3, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 3 rovesci, 1, 2, 3. Ripetiamo questo motivo, chiudo con 2 diritti e 4 rovesci. 19° ferro, 3 rovesci, passo una maglia senza lavorare, lavoro 2 rovesci del motivo, vado a ripetere il motivo centrale, una diminuzione semplice, un diritto, 2 rovesci, un diritto, un gettato, un diritto, 2 rovesci, un diritto, un gettato, un diritto, 2 rovesci, un diritto, 2 maglie insieme a diritto, 2 rovesci. Ripetiamo questo motivo, 20° ferro, 4 rovesci, vado a ripetere il motivo centrale, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 3 rovesci, 2 diritti, 3 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci. Ripetiamo questo motivo, chiudo con 2 diritti e 4 rovesci. 21° ferro, 3 rovesci, passo una maglia senza lavorare,
2 rovesci del motivo, scusate, vado a ripetere il motivo centrale, diminuzione semplice, 2 rovesci, un diritto, un gettato, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, un gettato, un diritto, 2 rovesci, 2 maglie insieme a diritto, 2 rovesci. Ripetiamo questo motivo, passo una maglia, 3 rovesci. 22esimo ferro, 4 rovesci, vado a lavorare il motivo centrale, 2 diritti, un rovescio, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, 2 diritti, un rovescio. Ripetiamo questo motivo, chiudo con 2 diritti e 4 rovesci. 1, 2, 3 e 4. 23esimo ferro, 3 rovesci, passo una maglia, 2 rovesci del motivo, vado a ripetere il motivo centrale, una diminuzione semplice, un rovescio, un diritto, un gettato, 3 diritti, 1, 2, 3, 2 rovesci, 3 diritti, un gettato, un diritto, un rovescio, 2 maglie insieme a diritto, 2 rovesci. Ripetiamo questo motivo, chiudo con una maglia, la passiamo e 3 rovesci. 24esimo ferro, 4 rovesci, vado a ripetere il motivo centrale, 2 diritti, un rovescio, un diritto, 5 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 2 diritti, 5 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, un diritto, un rovescio. Ripetiamo questo motivo, chiudo con 2 diritti e 4 rovesci. 25esimo ferro, 3 rovesci, una maglia la passiamo, 2 rovesci del motivo, vado a ripetere il motivo centrale, una diminuzione semplice, un diritto, un gettato, 4 diritti, 1, 2, 3, 4, 2 rovesci, 4 diritti, 2 rovesci,
scusate, un gettato, un diritto, 2 maglie insieme a diritto, 2 rovesci. Ripetiamo questo motivo, chiudo con passo una maglia, 3 rovesci. Ventiseiesimo ferro, 4 rovesci, vado a ripetere il motivo centrale, 2 diritti, 2 rovesci, un diritto, 4 rovesci, 2 diritti, 4 rovesci, un diritto, 2 rovesci. Ripetiamo questo motivo, chiudo con 2 diritti e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. Ventisettesimo ferro, 3 rovesci, una maglia la passiamo, 2 rovesci, vado a ripetere il motivo centrale, una diminuzione semplice, un gettato, un rovescio. Sposto 2 maglie sul ferro ausiliario, dietro il lavoro, lavoro 2 diritti, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto, 1 e 2, 2 rovesci, sposto 2 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro 2 diritti, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto, un rovescio, un gettato, 2 maglie insieme a diritto, 2 rovesci, 1 e 2. Ripetiamo questo motivo, chiudo con passo una maglia, 3 rovesci. Ventottesimo ferro, 4 rovesci, due diritti, un rovescio, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, 2 diritti, un rovescio. Ripetiamo questo motivo, chiudo con 2 diritti e 4 rovesci, 1, 2, 3, 4. Ventinovesimo ferro, 3 rovesci, passo una maglia senza lavorare, 2 rovesci, vado a ripetere il motivo centrale, un diritto, 2 rovesci, 4 diritti, 1, 2, 3, 4, 2 rovesci, 4 diritti, 1, 2, 3, 4, 2 rovesci, 1 e 2, un diritto, 2 rovesci, 1 e 2. Ripetiamo
questo motivo, chiudo con passo una maglia, 3 rovesci, 30° ferro, 3 rovesci, no scusate, 4 rovesci, vado a ripetere il motivo centrale, 2 diritti, un rovescio, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, 2 diritti, un rovescio. Ripetiamo questo motivo, chiudo il ferro con 2 diritti e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. 31° ferro, 3 rovesci, passo una maglia senza lavorare, 2 rovesci, un diritto, vado a ripetere il motivo centrale, quindi un diritto, 2 rovesci, sposto 2 maglie sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoro 2 diritti, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. Due rovesci, sposto 2 maglie sul ferro ausiliario, questa volta davanti al lavoro, lavoro 2 diritti, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. 2 rovesci, un diritto, 2 rovesci. Ripetiamo questo motivo, chiudo con passo una maglia senza lavorare, 3 rovesci. 32° e ultimo ferro, 4 rovesci, vado a ripetere il motivo centrale, 2 diritti, un rovescio, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, 2 diritti, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, 2 diritti, un rovescio. Ripetiamo questo motivo, chiudo con 2 diritti e 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. Allora, questo è il nostro lavoro, nel senso che è la sciarpa impostata. Misura, nel mio caso, 25 cm, come vi ho detto. Quindi adesso non dobbiamo far altro che ripetere in continuazione questi ferri, quindi dal primo al 32°, fino ad arrivare ovviamente ai centimetri di lunghezza desiderati. Allora, come vedete ho proseguito praticamente la mia sciarpa e chiaramente non la lascio tutta lunga perché altrimenti non ci sta nel video, ma come vedete è praticamente piegata. Io personalmente sono arrivata a 160, io adesso qui ovviamente non lo vediamo, però sono arrivata a 160 centimetri di altezza. Naturalmente potete decidere di arrivare all'altezza che volete. Un consiglio che vi do, perché io ho fatto in questo modo, ma potete anche decidere di fare diversamente,
Una volta arrivata praticamente a lavorare l'ultimo motivo, per avere praticamente la sciarpa pressoché uguale, diciamo così, all'inizio, ok? Quindi ad avere questo motivo uguale a questo, ve lo faccio vedere meglio. Quindi per arrivare, diciamo, ad avere questa sorta di motivo identico, sono andata a lavorare oltre all'ultimo motivo altri 10 ferri del motivo. Quindi una volta che terminate praticamente l'ultimo motivo e quindi arrivate al 32esimo ferro, rincominciate da capo e terminate, cioè lavorate fino al 10° ferro. Adesso andrò a chiudere praticamente le maglie, quindi ricreiamo lo stesso bordino e poi chiudiamo. Chiudiamo le maglie in questo modo. Andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio. Togliamo i marcatori e proseguiamo tutto il ferro a rovescio fino alla fine del ferro. Il secondo ferro, sempre tutte le maglie a rovescio. Quindi di nuovo tutto il ferro a rovescio. Fino alla fine del ferro. Terzo ferro, tutte le maglie a rovescio. Quarto ferro, tutte le maglie a rovescio. Il quinto ferro, andiamo praticamente a chiudere le maglie. Le chiudiamo in questo modo. Andiamo a lavorare. Una maglia la passiamo sul ferro di destra senza lavorare, la seconda la lavoriamo a diritto e andiamo ad accavallare la prima sopra la seconda. Di nuovo diritto e accavalliamo, diritto e accavalliamo, diritto e accavalliamo. E proseguiamo in questo modo, lavorando un diritto e accavallando la maglia sopra l'altra, fino ad arrivare alla fine del ferro. L'ultima maglia la tiriamo, cioè tiriamo il filo, e questo è il risultato. Adesso non ci resta che nascondere praticamente i fili e la nostra sciarpa è pronta. E questo è il risultato della sciarpa terminata. Naturalmente la possiamo poi utilizzare come più ci aggrada. Bene, il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!